Ciao a tutti e oggi vediamo un metodo abbastanza facile da poter fare per chi deve livellare, è quello dei dolmen. Vediamo però innanzitutto come dobbiamo iniziare. Come prima cosa dobbiamo andarci a fare un set, se abbiamo il crafting, con il tratto training. Quindi ora facciamo un esempio per fare una chest in light di livello 26. Vedete che qui questa riga qui è lo stile, quindi poi ci sono diversi stili e ho bisogno per farli delle pietre. Vediamo questo qua che c'ho più pietre, tanto è soltanto un esempio. E poi qui abbiamo i tratti, vedete che abbiamo queste pietre da poter inserire e come vi spiegavo prima lo smeraldo serve appunto per aumentare. Infatti qui vi dice, questo è in colore bianco, incrementa l'esperienza dalle uccisioni del 7%. Ora andiamo a fare, ok, perfetto, e ora andiamo a migliorare, cioè andare a colorare. Vedete che se io la vado a trasformare da bianca in verde, a questo punto mi andrà a incrementare solo questo pezzo, non più come prima, ma va a aumentare e diventa 8%. Quindi andiamo a farlo e così via. Adesso la trasformerò in blu, come potete vedere, e in blu mi passa al 9%. Questo è un ottimo metodo, naturalmente anche a livello 50, di riuscire a farlo almeno in viola, per anche andare a farmare i champion point, e così vi dovete fare tutto il set, compresa anche l'arma e i gioielli. Dunque ragazzi, adesso dobbiamo andare qui nella Fight Guild perché anche sblocchiamo il ramo di alcune skill appunto della gilda dei guerrieri. Quindi prendiamo le quest. Allora, queste sono inerenti al crafting. Welcome to the Fighters Guild. You excellent. I know we'll all be drawing right. Our new guild master? No. Ha! There's a good question. Guild. Get out there and take the fight to the Dunque bisogna parlare con questo qui a Incessar e prendere appunto la skill Line Fighter Guild. Completiamo la quest. Dunque si trova in ogni città ed è adesso la faccio vedere, c'è questo simbolino praticamente della, vedete, Fighter Guild della spada. Dunque a questo punto avremo una nuova linea di skill della Fighter Guild, vedete. Dunque dovrete andare poi a sbloccare questa terza passiva che si chiama Banish the Wicked, che appunto dice che ti genera l'ultimate, quindi questa skill qua, l'ultima che avete, quando voi andate a uccidere i non morti, i daedra e anche i lupi mannari. Quindi è molto utile se andate nelle zone in cui trovate questi mostri. Questa è un'attività che possiamo fare tranquillamente da soli, perché utilizzeremo i gruppi che verranno a fare i dolmen. Appunto andremo a killare ogni volta tutti i mostri che usciranno dai dolmen. Allora qui sono in sequenza, dovremo fare il giro in sequenza e faremo parecchi punti e ci daranno anche alla fine una cassa dove riceveremo parecchi item buoni. Dunque allora iniziamo.
Una volta terminato e prese le ricompense dalla cassa, dobbiamo essere molto veloci a correre verso la shrine, quindi il teletrasporto, e andare al prossimo dolmen. Dobbiamo essere veloci perché dovrebbero essere in sequenza. Ecco, vedete, siamo stati molto veloci e già è caduta l'ancora, e quindi significa che il dolmen è attivo, si attiverà a breve. Quindi adesso andiamo lì, facciamo esattamente la stessa cosa. Vedete, c'è anche gente, quindi ovviamente in solo questo non si riesce a fare a meno che non siete già a livelli 50 e super equipati, ma trovate sempre più o meno gente, soprattutto nelle ore serali. Quindi fate anche questo dolmen e poi continuate con la sequenza che adesso vi farò vedere, vi mostrerò. Ovviamente questo vi andrà anche a incrementare le skill che avete in barra, l'arma, l'armatura, eccetera. Ecco che ho preso le mie ricompense e adesso corro verso lo shrine e continuo il mio giro di farming per espare. My subjects failed me. They deserve to Bisogna essere be abbastanza destroyed. veloci perché se c'è tanta gente sono molto vicini l'uno all'altro. Sono 3 i dolmen qua in Almeri Dominion, e quindi nella città di Auridon, magari all'inizio non l'ho detto, però è Auridon. Eccoci qua. Ecco, l'ultimo da fare è questo qui. Ecco, mi teletrasporto e andiamo laggiù. Ok, siamo arrivati e vedete che anche qui è già presente, quindi basta semplicemente montare a cavallo e andare a farsi il terzo. A questo punto bisognerà poi ricominciare dall'1. Quindi questo dei dolmen è un ottimo metodo per poter livellare abbastanza velocemente. Naturalmente poi vi potete aiutare anche con delle pozioni o con delle scroll. Per esempio c'è questa qui, la Grand Gold Cost Experience Scroll, che vi fa guadagnare il 150% di esperienza in più da tutte le sorgenti per un'ora. Poi altra cosa molto importante è quella di fare almeno una volta al giorno i dungeon. Per farli dovete schiacciare il tasto P, selezionare qui il vostro ruolo, quindi se siete tank, se siete healer o se siete DPS. Poi andate nel Dungeon Finder e quando qui avete la quest, io l'ho già fatta oggi, la daily, viola, vi darà un sacco di esperienza, quindi riuscirete a fare il dungeon. Al termine del dungeon vi darà almeno un livello. Dovete poi fare qua join queque, cioè mettetevi in coda e vi cercherà il gruppo e vi farà andare all'interno del dungeon direttamente. Ovviamente il normal dungeon per chi sta livellando. Ok ragazzi, per oggi ho finito, vi ringrazio, come sempre mettete un bel mi piace a questo video e naturalmente se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale. Se avete delle domande fatemele qui sotto nei commenti. Ciao e alla prossima!